Noi che facciamo uno sport pericoloso, cioè per noi la paura è molto importante secondo me. Poi dopo c'è qualcuno che fraintende il termine paura, perché uno quando dice io ho paura è un po' un disonore, no? Invece secondo me la paura è importante per capire il limite, no? E poi i più bravi sono quelli che riescono a arrivare sul limite e senza mai o meno volte degli altri passare di là, ma arrivarci sempre vicino. È un elemento molto importante nelle corse di moto, perché se vai sempre senza paura non va bene. Hai dei jolly da giocarti, dei momenti in cui sei talmente in forma o che ti va bene che puoi andare di là, però se cominci a correre sempre così è matematico che prima o poi succede qualcosa che non va bene. Per arrivare a un certo livello ogni tanto cadi e ogni tanto sbagli. Io parlo della mia esperienza con le moto, che è quasi da una vita che corro, e tutte le volte che non mi sono messo una protezione mi sono sempre fatto male, sempre. Quindi dai, dopo capisci, perché poi quando te ti fai male il tuo corpo non ritorna più come prima, cambia sempre, anche una cosa piccola, ecco. Quindi quello l'ho imparato sulla mia pelle proprio. Quando avevo 14 anni o 15 anni, a parte che erano ormai quasi 30 anni fa, erano altri tempi, no? Però io mi ricordo che tipo quando andavo in giro per strada, io naturalmente ero già appassionato di fare le corse, e mi ricordo che lì era, cioè, il casco era già obbligatorio, però no, se mettevi il casco eri un po' uno sfigato in realtà, no? Quindi si metteva il cappello tipo d'inverno, c'era la papalina, quindi mettevi la papalina figa col pompon, andavi in giro col motorino e così. Però secondo me lì è veramente molto importante stare attenti quando vai in giro per strada e avere sempre le protezioni, anche, cioè devono un po' vedere noi, no? Quando siamo in pista, e quello fa una grande differenza, perché lì invece è pericoloso davvero e non si parla di farsi una ferita, bisogna sempre metterle, ecco. E quindi questo secondo me è un messaggio importante per i ragazzi. Passione e talento sono le cose che fanno la differenza. Cosa vuol dire osare? Nel senso, tipo nel nostro sport devi osare, però devi osare quando è il momento. Lo sport fa benissimo per i bambini a qualunque livello, cioè ti fa stare meglio fisicamente, ti insegna a vivere. Se poi vorrai arrivare al top ci vuole una grandissima passione. Cioè devi amare veramente quello che fai, devi rinunciare a tante cose, ecco. Trovare veramente quello che ti piace, e poi secondo me uno dovrebbe anche riuscire a capire se ha del talento. E poi che bisogna fare dei sacrifici, ci vuole passione e ti deve piacere, ecco. Secondo me quelli che arrivano a un certo livello è perché gli piace. A LeBron gli piace giocare a pallacanestro, e a Messi gode a giocare a calcio, e quindi dopo così funziona. È come uno che gli piace il suo lavoro, no? E si sveglia la mattina, magari si deve fare il culo, però gli dà gusto, ecco. E quello a lungo andare fa la differenza rispetto a uno che invece fa una cosa per forza e quindi si innervosisce, non si diverte e a lungo termine non rende più. Lì avere le protezioni giuste fa la differenza. Da 25 anni fa, quando ho iniziato, una grande evoluzione sulle tute, sugli stivali, sui guanti. Prima quando cadevi ti facevi sempre male, ecco. Adesso siamo arrivati a un punto che se fai una scivolata normale molto probabilmente non ti fai niente. Poi c'è stato l'airbag, su quello è stato un bello step. Tipo adesso se dovessi guidare la MotoGP senza airbag mi sentirei male. Con le nuove tecnologie e con un po' di tempo si riuscirà a proteggere il pilota dopo che è caduto. Ed è bello vedere dove siamo arrivati, e quando sali dà più gusto. Ciao ragazzi, ciao.